Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Volevo recensirvi una livella della Deco, poi ho pensato perché? Posso recensirne tre, quindi oggi vi recensirò tre livelle laser, 12 linee ciascuno, della Deco. Tre livelle che hanno delle caratteristiche diverse fra di loro, ve le farò vedere, ve le descriverò. Ovviamente sono tre livelle, quindi non potrò perdere tutto il tempo che dedico ogni volta ad una sola livella. Cercherò di andare un pochettino più veloce, ma vi lascerò tutti i link giù nel primo commento nella descrizione, in modo da poter approfondire e vedere per bene tutte le caratteristiche. Quindi mettiamole sul bancone, guardiamole da vicino, mettiamole alla prova, guardiamo quanto sono affidabili e ovviamente faremo anche un paio di prove con la luce del giorno. Quindi cominciamo. E allora guardiamole per bene da vicino. Sono tre livelli, abbiamo detto, con tre caratteristiche differenti. Arrivano in tre valigette con tre dotazioni differenti e ovviamente anche i prezzi saranno differenti, da circa 80 ad un massimo di 100 euro, ma vi lascerò comunque tutti i link con i codici di sconto eccetera per poter risparmiare qualcosa. Vi ricordo che della Deco vi ho già recensito un paio di evitatori che sono risultati davvero degli ottimi prodotti che avete acquistato e avete commentato sotto al video scrivendo che vi siete trovati molto bene. Quindi iniziamo da questa in basso, il modello DKLL12PB1. Questa è l'unica ad avere la batteria integrata e va ricaricata tramite un ingresso che troviamo da questa parte. Infatti viene dato in dotazione anche un alimentatore specifico che va inserito all'interno di questo foro e ci permette di utilizzarla sia sotto carica che ovviamente anche con la carica residua all'interno della batteria. Come vediamo ha tre torrette e due tasti touch per poter attivare la funzione verticale ed orizzontale. La distanza raggiungibile da tutte e tre le livelle è di 30 metri dichiarati. Ovviamente non potrò verificare con precisione questa distanza, ma vedremo comunque la loro luminosità anche alla luce del sole. Questa è anche quella con il funzionamento più semplice, infatti va accesa semplicemente spostando questa levetta verso il simbolo del lucchetto aperto. In questo modo si accenderà, si autolivellerà e ci consentirà tramite i tastini sulla parte superiore di variare il tipo di proiezione. Abbiamo detto che ha 12 linee, quindi possiamo scegliere se attivare una sola delle torrette oppure una combinazione di accensione fra le tre, anche tutte e tre accese. La stessa cosa per quanto riguarda le altre due. Quindi ad ogni pressione del tastino, in base alle nostre esigenze, possiamo variare e decidere quale torretta accendere. La spengo perché, come vedete, quando la inclino troppo, quindi non è più possibile fare l'autolivellamento, emette un beep fastidioso. Sulla parte bassa ha questa filettatura da 1/4 di pollice per poterla fissare anche su un cavalletto oppure gli accessori che vengono dati in dotazione. Si può utilizzare tranquillamente anche un cavalletto per le fotocamere e la stessa filettatura la troveremo sulla torretta superiore. Per tutte e tre, essendo a 12 linee, creeranno un incrocio delle linee sulla parte superiore, quindi sul soffitto, e un incrocio anche sul pavimento. I due incroci saranno perfettamente a piombo, quindi potremmo anche utilizzare la livella per poter fare una misurazione a piombo. Guardiamo anche quello che troviamo all'interno della valigetta. Viene data una staffa magnetica per poterla appoggiare su una superficie metallica. Avendo la filettatura sia sulla parte superiore che sulla parte inferiore, è possibile posizionarla sia in questo modo che in quest'altro modo. E nel caso in cui non ci fossero superfici metalliche, viene data in dotazione anche questa staffa che è possibile poggiare in questo modo oppure avvitarla utilizzando questi fori per poter fissare quindi la staffa che ha davvero una buona tenuta e quindi sfruttare la livella anche dove non c'è presenza di metallo. Ma viene dato in dotazione un ulteriore accessorio, quindi un piccolo treppiedi che ci permette di posizionare la livella e di regolare in modo micrometrico la sua proiezione. Questo pomellino ci permetterà di ruotare la livella, quindi avere una precisione per quanto riguarda l'orientamento e lo spostamento laterale. Quest'altro invece farà scorrere in una direzione tutta la base, quest'altro invece lo farà scorrere in avanti e indietro. E i vari piedini, oltre ad essere appuntiti per avere una migliore presa sulle superfici, è possibile anche regolarli in modo da compensare eventuali irregolarità delle superfici. E ovviamente anche una rapida guida, un manuale di istruzioni, in questo caso in inglese, ma considerate che a me vengono inviate direttamente dall'azienda, quindi quelle che vengono vendute potrebbero essere in italiano. Questo non so dirvelo, ma sul sito internet comunque tutte le caratteristiche sono scritte perfettamente in italiano. Adesso guardiamo velocemente anche le altre due. Questo è il modello DKLL12DTP02, anch'essa con tre torrette, ma voi ne vedete solo due perché una è in basso. E infatti questa livella, a differenza delle altre due, è l'unica ad avere la proiezione in basso. Ma guardiamola per bene. Quindi nella parte posteriore abbiamo il vano per la batteria,
una batteria ricaricabile tramite questo ingresso con un coperchietto in gomma. A differenza di quella di poco fa, questa ha il corpo ricoperto in gomma. Questo ci permette di avere un buon grip, perché le livelle ovviamente vanno trasportate e soprattutto nei cantieri, se si hanno le mani sporche o si indossano i guanti, è necessario avere un buon grip, quindi afferrare bene, avere una buona tenuta di tutto ciò che si maneggia. Va accesa facendo scorrere questo tastino che per tutti e tre i modelli, oltre ad accendere e spegnere i vari diodi, ci permette anche di bloccare il pendolo e quindi evitare che durante il trasporto si danneggi qualcosa. A differenza dell'altra, questa ha dei tastini fisici e non sono dei tastini touch. E sulla parte frontale abbiamo un'ulteriore livella che ci aiuta a posizionarla perfettamente dritta, ma si può rimuovere e ci permette di utilizzare un accessorio che adesso vi farò vedere. Ma stavo dimenticando di farvi vedere anche che in dotazione per tutte e tre vengono date questi occhialini, non so se siano occhiali protettivi oppure degli occhiali che ci permettono di vedere meglio il laser, ma sinceramente penso che servano a vedere meglio il laser, perché di protettivo questi occhiali non hanno assolutamente nulla. Quindi l'accendo. Come vedete, anche in questo caso, se si inclina troppo emette questo beep fastidioso che ci avvisa che la livella è posizionata male. E adesso vi faccio vedere il funzionamento di questi tasti, quindi la possibilità di attivare le torrette sia quelle verticali che quelle orizzontali. Premendo infatti questa accenderemo la torretta orizzontale. Premendo quest'altro tastino possiamo decidere se attivare una oppure tutte e 12 le linee, quindi le tre torrette. Si dice 12 linee perché l'unica linea che viene proiettata viene interrotta da questi piccoli sostegni, quindi si creano 4 linee per ogni torretta. Guardiamo anche in questo caso cosa viene dato in dotazione, quindi all'interno della valigetta troveremo gli occhialini protettivi, il caricabatterie, un altro piccolo treppiedi, in questo caso avremo solamente la regolazione per quanto riguarda la rotazione e la regolazione per quanto riguarda l'altezza, ma in compenso avremo un telecomando che ci permette di attivare le varie funzioni, un'altra piastra in metallo che ci permette, come nell'altro caso, di utilizzarla anche dove non abbiamo superfici metalliche, e questo sostegno particolare che in questo modo possiamo ruotarla e con quest'altro pomello invece possiamo allontanarla più o meno dalla parete. Con quest'altro pomello invece possiamo regolare l'inclinazione, perché nel caso in cui dovessimo fissarla su una struttura metallica che abbia un'inclinazione che non ci permette l'autolivellamento, tramite questo pomello potremo compensare la differenza di inclinazione, quindi orientarla nel modo corretto. E quindi questo sarà il risultato finale. Come vedete, i magneti hanno un'ottima tenuta. Questa è una livella molto grande, non so quanto pesi, però comunque riesce a rimanere perfettamente salda attaccata a questa piastra in metallo. E come dicevo poco fa, tramite questa rotellina possiamo variare la sua posizione e tramite questa possiamo spostarla in avanti e indietro. Ma nel caso in cui fosse necessario, in base agli ingombri che abbiamo durante l'utilizzo, è possibile rimuovere quindi questo accessorio facendolo scorrere verso fuori, ed è possibile utilizzare quest'altro accessorio da mettere sulla parte alta, che ci permette di sfruttare il sostegno in questo modo. Quindi possiamo utilizzarla sia posizionandolo da sopra che posizionandolo da sotto, in base alle nostre esigenze e in base agli spazi e agli ingombri che abbiamo. E adesso passiamo a quest'altro modello, DC0519L2, anch'essa con batteria ricaricabile. Si apre da questa parte e si fa scorrere in questo modo, ed è possibile ricaricarla tramite questo sportellino, quindi è possibile ricaricare la batteria ed è possibile utilizzarla anche sotto carica. Anche questa si accende facendo scorrere questo tastino lateralmente. Come vedete si accendono le proiezioni, e anche questa, quando non è posizionata correttamente, emette un segnale sonoro e lampeggia di due colori, rosso e verde, il LED posizionato sulla parte alta. In questo caso abbiamo un solo tastino, quindi ogni volta che lo premeremo varieremo la torretta accesa, e per poter accendere di nuovo tutte le torrette bisognerà premerla più volte fino a ritornare alla combinazione che ci necessita. Anche questa ha degli inserti in gomma, quindi tutta la parte alta, questa parte posteriore e la parte bassa sono in gomma, a differenza di questa che è simile come design, però è tutta in plastica, e le batterie di questi due modelli sono intercambiabili fra di loro. Guardiamo anche la dotazione di quest'altro modello. Troviamo anche in questo caso un treppiedi uguale a quello del modello che abbiamo visto poco fa, stesso tipo di funzionamento, quindi non ve lo spiegherò, ma troveremo anche gli accessori che abbiamo trovato sul secondo modello, quindi questo tipo di sostegno, un caricabatterie, la stessa piastrina in metallo e quest'altro accessorio che ci permette anche di fissare questa livella utilizzando la parte alta, ma che anziché sfruttare una filettatura sulla stessa livella ci permette di afferrare con queste due linguette la torretta della parte superiore
stringere la sommità tramite questo pomello e dopodiché sfruttare la filettatura sulla parte alta dell'accessorio. Per quanto riguarda i due modelli dotati anche di tasti fisici, è possibile accenderle anche non utilizzando l'autolivellamento, quindi nel caso in cui dobbiamo proiettare delle linee con delle inclinazioni a piacere. Per fare questo basterà mantenere premuto il tastino, in questo caso questo, nell'altro caso quest'altro. Ok, quindi riusciamo ad avere le proiezioni potendo inclinare tranquillamente le livelle e non avendo il segnale di errore. E per questo modello è possibile utilizzare anche il telecomando, quindi con la lettera A possiamo accendere e spegnere la linea orizzontale, invece con la lettera B possiamo accendere, spegnere e alternare le linee verticali. Diamo anche un'occhiata alle caratteristiche tecniche. Hanno le stesse caratteristiche tecniche, quindi condividono tutti i vari parametri, che quindi raggiungono 30 metri massimo di distanza, ovviamente in condizioni ottimali di luminosità. Il tipo di laser è di grado 2, ha una tolleranza come errore di livellamento di 0,2 mm al metro. Il piano d'appoggio sul quale si deve trovare per potersi livellare automaticamente deve avere un'inclinazione massima di 3 gradi. Il tempo di livellamento non è rapidissimo, sono 4 secondi. Le batterie consentono un utilizzo per tutti e tre i modelli di 4 ore. Possono essere utilizzate e conservate con temperature comprese fra -20 e +50 gradi e in ambienti che abbiano un tasso di umidità non superiore al 90%. Come sapete, più ci allontaniamo come proiezione, più si allarga la linea. In questo caso a 5 metri avremo una linea abbastanza sottile di 1,5 mm. L'unica differenza per quanto riguarda alcune caratteristiche sono solamente su questo modello, che ha un laser di classe 3 anziché di classe 2 e che può essere utilizzata con temperature comprese fra -10 e 45 gradi. E allora ragazzi, ho posizionato le 3 livelle sul bancone, proiettando la linea verticale e anche quella orizzontale sulla parete di fronte a me, sulla porta. Come vedete sono 3 linee, adesso ovviamente le muoverò per farvi vedere che sono perfettamente sovrapposte, sono tutte e 3 una sull'altra. Come vi dico sempre, prima di farvi vedere un prodotto, io cerco di testarlo il più possibile. In questo caso effettivamente, essendo 3 livelle, ne ho utilizzato solamente una per montare un box doccia sabato scorso. E prima di utilizzarla ovviamente ho fatto tutte le verifiche per vedere se fosse perfettamente allineata, quindi in questo caso, essendo tutte e 3 su una sola linea, sono tutte e 3 perfettamente allineate. Adesso mi avvicino, coprirò momentaneamente la linea con il mio passaggio, però come vedete è tutto perfettamente sovrapposto, sono praticamente quasi una sola linea, ma in realtà sono 3 linee proiettate, una sovrapposta all'altra. Adesso torno indietro, sposterò le livelle per farvi vedere appunto che sono 3 linee e non una sola. Poi sarà difficile riposizionarle in questo modo. Allora, questa è la prima, la sposto un pochettino, questa è la seconda, ok, e questa ovviamente è la terza. Quindi erano 3 linee perfettamente sovrapposte, ma ora guardiamo anche quella orizzontale. Sono perfettamente livellate. Adesso ne muoverò una in modo da farvi vedere che comunque sono 2, l'altra invece ha la proiezione più bassa, quindi non posso farvi vedere quello che vi farò vedere adesso da vicino. Quindi che le linee hanno la stessa distanza. E allora ragazzi, sono riuscito ad accroccare questo sistema per mettere tutte e 3 le livelle in modo che si possa quasi sovrapporre la linea. Come vedete, lateralmente abbiamo la proiezione della linea orizzontale, di quelle due più vicine, sull'altra non posso fare alcuna prova. Però proviamo come unità di misura la fede. Allora, guardate, abbiamo una distanza perfetta, entra la mia fede perfettamente fra le linee proiettate. Quindi adesso siamo ad una distanza tra le livelle e la parete di forse un 30 cm. Quindi anche in fondo abbiamo la stessa distanza, non riesco a mettere a fuoco perché la luce non mi aiuta. Però proviamo ad andare in fondo al corridoio a circa 5 metri di distanza e vediamo se abbiamo la stessa lontananza fra le due linee. Allora scusatemi, ma al buio non mi viene facile. Allora vediamo di mettere a fuoco. Ok, come vedete anche a questa distanza la lontananza fra le due linee è esattamente lo spessore della mia fede. Quindi riescono a rispettare perfettamente il parallelismo. D'altra parte sono delle livelle e devono fare questo. E allora ragazzi, siamo in esterno come vedete alla luce del sole, o quasi, perché comunque oggi c'è una giornata molto nuvolosa.
però come vedete la luminosità effettivamente e la luce diurna non influisce con questa luce. Ovviamente con i raggi diretti del sole sarebbe impossibile vederlo, ma questo accade anche con livelle professionali. Quando il sole va a colpire la parete sulla quale viene proiettata la linea del laser, diventa praticamente invisibile. Con questa luminosità invece ci rendiamo conto che, non essendo il cielo completamente coperto, ma alcuni spiragli di sole timidamente appaiono, riusciamo comunque a vedere la linea di fronte a noi. Siamo adesso ad una distanza di circa 1,5 metri e la linea si vede quasi perfettamente. E chissà se vi ho detto tutto, ragazzi. Vi garantisco che recensire contemporaneamente 3 livelli cercando di ricordare tutto ciò che devo farvi vedere per dimostrarvi il loro funzionamento non è assolutamente semplice. Qual è la mia preferita fra queste 3? Allora, questa mi piace perché ha diverse funzioni, è più grande, insomma, effettivamente ha degli accessori in più. Quella preferita però è questa. Questo modello mi sa più di massiccio e effettivamente se io dovessi scegliere quale utilizzare fra le 3, istintivamente sceglierei questa. Non so spiegarvi neanche il motivo. Questa ha qualche limitazione rispetto alle altre, non per quanto riguarda le prestazioni, ma per quanto riguarda l'assenza di tasti fisici. Possibilmente con i guanti non viene facile e non ha la batteria intercambiabile, eccetera. Però è quella che costa di meno e tra l'altro non ha nemmeno le gomme a poter ammortizzare e a garantirci un buon grip, anche se le sagommature ci aiutano a tenerla bene. Però le livelle vanno trasportate durante i lavori all'interno dei cantieri, quindi potrebbero anche scivolare, la gomma sicuramente aiuta. E anche la dimensione delle torrette ci fa capire che la qualità di questa è superiore a questa. Comunque funziona bene anche questa, sia per quanto riguarda il livellamento che per quanto riguarda la proiezione e la visibilità. Abbiamo visto che al sole non si vede benissimo, però con la luce diurna in esterno siamo riusciti a vedere perfettamente la linea ad una distanza di circa 1,5 metri. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile per conoscere questi 3 prodotti, queste 3 livelle della Deco, che per un utilizzo hobbistico o anche in qualche cantiere per distanze non eccessive, luminosità non eccessiva, possono essere utili. Vi lascerò il link giù nel primo commento e nella descrizione, sperando di trovare anche un codice di sconto. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto e l'avete ritenuto utile, cliccate sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!